Bentornati a Creando con Mari e grazie per essere con me. Come vedete io ho davanti a me il calcolo che ho utilizzato nel video, come calcolare le catenelle a top down. Adesso andremo a vedere come questo calcolo si realizza, quindi nella pratica. Questa era la teoria, adesso andiamo a vedere la pratica. Oggi faremo un maglioncino a punto alto con una variante nelle maniche. Quindi niente, il Valeria di Roma, lana fresh, è un acrilico al 100% e una fettuccia, quindi cominciamo subito. Carichiamo 118 catenelle. Caricate le nostre 118 catenelle, riprendiamo tutta la catenella facendo attenzione a che non si sia girata, perché altrimenti poi, finito di montare il tutto, ci toccherà sfilare e ricominciare, quindi così la percorro tutta dal dritto, entro nella prima catenella e chiudo il cerchio con un punto bassissimo e abbiamo fatto il nostro cerchio. Ok, fatto questo mi vado a guardare, ovviamente vado a guardare il mio schema, quindi ho 34 davanti, 34 dietro, 23 e 23 più quello dell'aumento. Significa che io devo scegliere ora dove voglio lavorare, quindi se voglio cominciare dalle 23 o dalle 34. Io comincerò dalle 23, ma non comincerò dalle 23 direttamente, bensì dall'aumento. Farò subito in questo punto l'aumento e vi faccio vedere un modo differente di cominciare il lavoro. Io rientro nella stessa catenella dove ho fatto il punto bassissimo e faccio un punto basso. Poi entro nel filino che c'è qui, vedete? Il punto basso genera questi due fili. Io entro in quello di sinistra. Questo è il mio modo che ho di fare, ognuno faccia quello che crede opportuno come prima maglia e faccio la mia prima maglia. Poi faccio due catenelle, scusate, e un'altra maglia alta nello stesso punto. Questo è il nostro primo aumento, quindi abbiamo cominciato il nostro lavoro qui, in questo punto. Ora facciamo 23 punti alti, nelle successive 23 catenelle ovviamente, quindi questa è la prima, facciamo 23 punti alti, 1, fatto il 23esimo punto alto, andiamo a fare l'altro aumento, che sarebbe questo. Quindi filo sull'uncinetto, entro nella catenella successiva e faccio un punto alto. 2 catenelle, si è incastrato il filo un attimo, ok. 2 catenelle e nello stesso punto un altro punto alto. Questa è la nostra prima sezione per la manica. Adesso andiamo a fare i 34 punti alti per la schiena. Quindi entriamo nella catenella successiva e facciamo 34 punti alti. Fatti anche i 34 punti della schiena, facciamo di nuovo l'aumento come avevamo fatto prima. Quindi entriamo nella catenella subito successiva al 34esimo punto e facciamo una maglia alta, 2 catenelle e una maglia alta nello stesso punto. Ora ovviamente ci corrisponde l'altra sezione della manica, quindi ripetiamo i 23 punti. Di fatto l'aumento, semplicemente entriamo nel punto successivo e facciamo 23 maglie alte. Fatti anche i 23 punti della seconda manica, rifacciamo l'aumento, quindi punto alto, 2 catenelle e punto alto. E ora non ci resta che fare i 34 punti della parte davanti e abbiamo finito il nostro primo giro.
Fatti anche i 34 ultimi punti alti, semplicemente adesso dobbiamo andarci a chiudere nel primo punto alto che abbiamo realizzato, che è questo. In che modo? Queste sono le 2 catenelle, questo è il secondo punto basso che abbiamo fatto, lo vedete? Quello che dovete fare, vedete, vi alzo i fili per vedere a quale corrisponde il punto. Il punto è questo, ok? Sono questi 2 fili. Io entro al contrario, quindi entro da dietro, 1 e 2. Ovviamente dopo aver tolto l'asola. Lascio l'asola, entro da dietro, sembra più complicato a dirsi che a farsi, prendo l'asola e chiudo senza tirare troppo, una cosa giusta, ok? Faccio questo, fatto questo, rientro nello stesso punto, quindi qui, ok? E faccio il punto basso, entro nel filo esterno e faccio un altro punto basso. In questo modo mi rimane dritto la cucitura, ve lo posso garantire. E oltre a questo, oltre a rimanere dritta la cucitura, il punto rimane un pochino più grosso e molto più simile al punto alto, ecco perché io faccio così. Fatto il punto alto, ora io ho subito l'aumento, entro, faccio la maglia alta, le 2 catenelle e la maglia alta. Fatto questo, c'è una precisazione che io vi voglio fare. E quello che io andrò a fare adesso è un motivo centrale nelle maniche, quindi le nostre 2 maniche sono queste. Quindi io andrò a fare un motivo centrale qui e un motivo centrale qui. Per fare questo devo contare i punti, questi punti qua. Cioè l'aumento, quindi la maglia alta che io vado a fare per l'aumento, per ora non la conto, ma conto la maglia alta che ho sotto, quindi dovrebbero essere, noi siamo partiti con 23 punti, ne abbiamo aumentati 2, dovrebbero essere 25, contiamoli, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 e 25. In questi 25 punti noi dobbiamo trovare la metà. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Essendo 25 abbiamo 12 da una parte e 12 dall'altra e questo è il punto centrale, ok? E quindi ho 25 maglie, abbiamo detto. Questo è per farvi vedere che anche quando volete fare una variante avete i conti da fare. Quindi voi avete contato 25 punti nella manica dove andrete a fare un motivo di 13 punti e lo volete fare centrale ovviamente, quindi cosa succede? Se tolgo 13 a 25 punti me ne rimangono 12, quindi è ovvio che io devo dividere questo 12 per 2, per 2 e mi dà 6. Quindi io ho fatto il meno 13, che sono i punti che mi servono per realizzare questa variante nella manica. Mi sono rimasti 12 perché ho fatto diviso 2, perché ovviamente io voglio lasciare gli stessi punti lavorati a maglia alta da una parte e gli stessi punti lavorati a maglia alta dall'altra, centrando il motivo. Quindi realizziamo quello che abbiamo detto. Dobbiamo fare 6 punti alti, ne facciamo 6. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Il nostro motivo comincia con un punto alto, quindi aggiungiamo un punto alto, quindi sono 7 in totale, poi 2 catenelle, saltiamo un punto di base e nel successivo facciamo un punto basso, poi ripetiamo 2 catenelle, saltiamo un punto di base, nel successivo facciamo un punto alto. Ripeto 2 catenelle, salto un punto, vado nel successivo con un punto basso,
2 catenelle, salto un punto, faccio un punto alto, 2 catenelle, salto un punto, faccio il punto basso nel successivo, 2 catenelle, salto un punto, punto alto. Questo è il nostro motivo. Ora dobbiamo avere 6 punti alti, quindi 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Siamo arrivati all'aumento, facciamo il nostro aumento. A questo punto calcoli non ne dobbiamo fare più, quindi punto alto nelle 2 catenelle, 2 catenelle e punto alto nello stesso punto. Questo è il nostro aumento. Invece nel corpo lavoriamo tutti i punti alti. Fate molta attenzione a questo punto qui, lo dovete lavorare perché è appunto il nostro aumento. Quindi ora fate tutti i punti alti, tutti, fino ad arrivare al prossimo aumento. Sono arrivata quasi alla fine del lato lungo, che può essere schiena o il davanti, sono uguali. Vedete qui ho l'aumento, lavoro la maglia che rappresentava l'aumento del giro precedente, entro nelle catenelle, faccio un punto alto, tiro un po' di filo, un punto alto, 2 catenelle e nello stesso punto un punto alto. Faccio attenzione a lavorare subito la maglia alta come si presenta e ovviamente dopo ne lavoro altre 6 perché questo lato della manica lo lavoriamo allo stesso modo. Quindi 1, 2, 3, così ve lo faccio rivedere, 4, 5 e 6. Fatto questo, il motivo inizia con un punto alto, quindi faccio un altro punto alto, 2 catenelle, salto un punto di base, vado nel successivo e faccio un punto basso, 2 catenelle, salto un punto di base, nel successivo faccio un punto alto, ancora 2 catenelle, salto un punto, faccio il punto basso in quello successivo, 2 catenelle, punto alto saltando un punto di base. Ok, devo fare un altro, 2 catenelle, salto un punto, punto basso, 2 catenelle, punto alto, saltando sempre un punto. Ok, e ora devo fare 6 punti alti, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Vedete? Ho lavorato l'aumento del giro precedente, ora entro nelle 2 catenelle, faccio maglia alta, 2 catenelle, sempre nello stesso punto maglia alta. Ovviamente nel giro successivo lavorerò anche questi 2 punti che ho appena fatto. Quindi individuo, entro e faccio tutti e 34 i punti adesso dell'altro lato. Fatto anche l'ultimo punto, devo andare a fare la chiusura qui, quindi individuo il punto basso, vedete? Qui c'è il punto basso, ve lo faccio rivedere. Ci sono, ecco, questo è il punto basso, quindi volendo potete aprirlo un po', togliere l'asola, entrare, prendere l'asola in questo modo e chiudere, ok? Fatto questo non tirate troppo altrimenti vi fa lo scalino, si nota, quindi tirate il giusto come se fosse un punto normale, vedete? Rientrate, almeno io rientro nello stesso punto, punto basso, nel filino
a sinistra che crea il punto basso e punto basso. Questo mi genera un punto che è molto molto simile alla maglia alta, vedete? Quindi filo sull'uncinetto, lavoro il punto alto come si presenta fino all'aumento, quindi lavoro i punti come si presentano fino all'aumento, entro nell'aumento, maglia alta, 2 catenelle e maglia alta. Lavoro i punti come si presentano fino al motivo, e siamo arrivati al punto alto che comunque fa parte del motivo. Lo faccio, poi alla fine non cambia nulla, lo devo comunque fare come punto alto, faccio 1, 2, 3 catenelle e dentro salto tutta questa parte, entro nel punto alto e faccio un punto alto. Okay. Ancora 3 catenelle, è molto semplice questo motivo, salto di nuovo questa parte, entro nel punto alto e faccio un punto alto, 3 catenelle, salto questa parte qui delle 2 catenelle, il punto basso, le 2 catenelle e vado nell'ultimo punto alto facendo punto alto. Ok? E ora continuo a lavorare i miei punti alti così come si presentano, facendo l'aumento alla fine del segmento, lavorando tutti i punti alti della parte davanti, quindi arrivando all'aumento, e rifaccio il motivo esattamente come l'abbiamo fatto adesso anche sull'altra parte della manica. Adesso io vi faccio vedere l'altra sezione del motivo, l'altro pezzo del motivo, poi vi lascio andare avanti da sole con alcuni suggerimenti. Quindi rifacciamo il nostro finto punto alto con i 2 punti bassi del primo punto, quindi rientro praticamente nel punto, faccio il punto basso, individuo il filo esterno creato e faccio l'altro punto basso. Poi faccio i punti esattamente come si presentano. Siamo arrivati al nostro motivo, adesso noi quello che dobbiamo fare è quello che abbiamo fatto nel primo, però adesso di base abbiamo le catenelle, quindi 2 catenelle, entro nello spazio delle 3 catenelle, faccio un punto basso, 2 catenelle, punto alto, è semplicissimo. Poi ancora 2 catenelle, entro nello spazio delle 3 catenelle, faccio un punto basso, 2 catenelle, punto alto. Ancora 2 catenelle, punto basso, 2 catenelle e punto alto, e poi lavoro i punti alti esattamente come si presentano fino a poi dover riprendere questo motivo. Adesso guardiamo un attimo il lavoro. Ripeto, io lo blocco per evitare che si fermi. Ok. Ecco come sta venendo il nostro top down, vedete? Queste sono le maniche, inizia a vedersi il motivo qui, vedete? E questo verrà tutto nella manica, centralmente, quindi sopra. Ora voi andate avanti fino a quando arriverete ad un punto dove dovremo chiudere. Come vi regolate dove dovete arrivare? Praticamente la cosa migliore è sempre misurarselo, quindi lo indosso se i 2 lati delle maniche, che praticamente questo è il nostro top down, no? Vedete? Se i 2 lati delle maniche, perché questa è la manica, si chiudono bene sotto la vostra ascella, allora siete arrivati. Se invece ancora non arrivate, continuate a lavorare, a fare giri con aumenti. Lo indossate e decidete dove arrivare. Quindi ci rivediamo per chiudere i 2 lati delle maniche
e continuare la lavorazione in tondo del corpo. Lì poi sarà velocissima perché sarà tutta a punto alto. Ed eccomi arrivata al punto dove io devo chiudere il sottomanica per poter poi proseguire in tondo, e vi dico un po' di misure. Io ho un 19 centimetri per le maniche e di circonferenza ho un 42 circa, quindi per me va benissimo, anche perché adesso con il giro di chiusura ovviamente aumentiamo ancora un pochino, quindi iniziamo subito la nostra lavorazione e praticamente continuate la lavorazione normalmente, quindi a punto alto, fino al primo aumento. Adesso questo sono pochi punti, ci arriviamo insieme. Ok, ora avete due possibilità: o entrate nell'aumento e fate un punto alto, oppure, e questo è il caso che utilizzerò io, farò solo un punto alto nei due aumenti. Quindi vi faccio vedere, vi spiego anche il perché. Io ho raggiunto la mia circonferenza e ho raggiunto il mio sottomanica abbondantemente, quindi se io vado a fare due punti alti avrò più spazio ancora, che pochino, non è tantissimo, però influisce poi nella larghezza del mio sottomanica. Quindi faccio un punto alto non chiuso, vedete, tengo due asole sull'uncinetto, questo è il lato della manica, prendo l'altro lato dove c'è l'aumento, entro, riprendo il filo, ok, e ho questa situazione, tiro bene perché non si allarghi, quindi ho un punto alto non chiuso, riprendo il filo, ho 3 asole sull'uncinetto, chiudo tutto insieme. Questo è il punto che io poi lavorerò come punto alto, un solo punto alto, e vado avanti. Quindi adesso lavoro il primo punto alto utile fino ad arrivare al prossimo aumento, dove farò la stessa cosa che vi farò vedere, e poi potete andare avanti nella lavorazione in tondo lasciando in sospeso le maniche senza grossi problemi. Arrivati all'altro aumento dobbiamo fare esattamente la stessa cosa, cioè almeno io farò la stessa cosa, voi fate quello che avete fatto. Vi volevo consigliare, se voi siete arrivati a un punto in cui dovete chiudere le maniche ma non avete ancora raggiunto la circonferenza, oltre a poter fare i due punti alti qui, quindi un punto alto nel primo foro dell'aumento e un punto alto nel secondo, e unirli in questo modo, potreste anche fare un punto alto, delle catenelle e un punto alto. Il consiglio che vi do io: unite le maniche come credete sia meglio per voi, quindi o con due punti alti o con un punto alto unico come ho fatto io, oppure con le catenelle. Poi fate un giro aggiuntivo, quindi finite questo giro, poi ne fate un altro e ve la provate. Solo lì potete rendervi conto se avete preso bene le misure o meno, quindi vi consiglio di provarlo non nel giro di chiusura ma nel successivo, perché già c'è un po' di tessuto che può far più fede rispetto alla sola unione, e decidete come fare la chiusura. Io la faccio così perché non ho bisogno di altro spazio sotto la manica, quindi faccio il punto alto non chiuso, rientro, mi riprendo il filo e termino il punto alto in questo modo. Quindi ho rifatto un punto alto non chiuso, ecco qua, e abbiamo il punto alto anche qui. Quindi vado avanti, e ora devo solo arrivare alla fine di questo giro e chiudere e ripartire con la mia lavorazione in tondo lasciando in sospeso le maniche. Terminato il giro, vediamo com'è il nostro sprone unito. Ecco, abbiamo unito le maniche e ora fate un giro così tutto in tondo, perché la lavorazione ora è tutta in tondo, la lavorate tutta in tondo, vedete,
e ve la provate, lì vi rendete conto se avete preso bene le misure oppure no. Vi volevo far vedere anche la chiusura. Qui avete un'altra scelta possibile. Come vedete, a questo punto questa chiusura è centrale, parte dal di qui e ovviamente non si nota poi neanche tanto quando la laverete, la stirerete, non sarà così evidente, però nel corpo potrebbe darvi fastidio avere la chiusura a questo punto, perché non è né nel centro né nel sottomanica. Quindi ora quello che farò è fare una catenella e tagliare il filo. Taglio il filo e chiudo, poi lo fermerò nella lavorazione e riparto dal sottomanica, quindi dal punto di chiusura, dal punto alto che abbiamo fatto qui. Nello stesso modo la chiusura verrà dritta, non vi si sposterà e sembrerà semplicemente una cucitura, quindi che non dà fastidio a nessuno. Questi sono dei consigli affinché la chiusura della lavorazione in tondo possa essere il meno visibile possibile, il meno fastidiosa possibile soprattutto. Se avete altri metodi che funzionano meglio, utilizzateli pure, ci mancherebbe altro. Quindi ora continuate nella lavorazione in tondo e ci vediamo quasi alla fine, quasi raggiunta la lunghezza, perché io farò una piccola modifica nel bordo, quindi ci vediamo tra poco. Arrivata a questo punto, come vi dico nel principio, nella presentazione del video, noi adesso abbiamo bisogno di un multiplo di 17 per fare il bordo, ma arriviamoci con calma. Intanto vi dico che io sono arrivata a un 40 cm di lunghezza e a questo punto inizierò il bordo. Questo è come sta venendo, ve lo faccio vedere. Questa è la nostra maglia. Adesso io andrò a fare il bordo e io ho dovuto aumentare di 2 punti perché ne avevo 134, mentre il multiplo di 17 è 136. Vi voglio spiegare un momento come fare questo calcolo velocemente e in maniera furba, diciamo così. Dovete fare il numero delle maglie che avete e questo vi consiglio di farlo già qui. Quando chiudete, quando iniziate a lavorare, contate il numero di maglie diviso 17. Il numero che vi viene, se è preciso, ok, andate avanti. Se invece è decimale, dovete fare un lavoro. Dovete fare il numero che vi viene, diciamo che il decimale, il numero decimale, quindi quello che è dopo la virgola, è maggiore di 5. Se il decimale è maggiore di 5, allora dovete usare il numero successivo. Esempio, vi viene 7,8, dovete utilizzare, come è successo a me, dovete utilizzare il numero 8. Se invece il decimale è minore di 5, dovete utilizzare il numero precedente. In questo caso, se fosse 7,3, dovete utilizzare il 7. Quindi qui farete 8 per 17 uguale, qui farete 7 per 17 uguale. In base al numero che vi viene, deciderete quanti numeri, quante maglie diminuire od aumentare. Qui viene 136 perché era esattamente il calcolo che avevo fatto io, quindi dalle 134 sono passata alle 136, mentre in questo caso viene, nell'altro caso viene, ve lo dico subito, 119. Ok? Quindi voi in base al numero di maglie che avete dovete aumentare o diminuire. Questo spero sia chiaro, se non lo fosse ditemi pure il numero di maglie che avete, io vi dico esattamente il calcolo da fare perché questo vi può essere utile per tanti altri lavori. Sono calcoli furbi da fare velocemente il calcolo del multiplo. Quello che vi consiglio, se avete un paio di maglie, io per dire le ho aumentate qui, le mie 2 maglie, a questo punto non avevo bisogno di aumentarle subito, ma se voi avete per esempio 9 maglie da aumentare, ovviamente le aumentate dall'inizio
distribuendole nel lavoro magari un paio ogni 2-3 giri, in modo tale che non sia evidente questo cambio di forma, ma sia abbastanza regolare. Nel caso le maglie da diminuire siano troppe, vi consiglio di aumentare comunque, perché questa è una maglia larga, quella che io sto facendo è una maglia larga, poi se la preferite un po' stretta, un po' svasata, allora va bene. Spero che questo dilungarmi in questa spiegazione non sia stato troppo noioso, anzi utile, quindi iniziamo subito con la lavorazione del motivo per il bordo. Partiamo con il primo punto alto, che nel mio caso sono 2 punti bassi. Poi altri 5 punti alti, quindi questo vale come 1, dobbiamo averne 6. E ora proseguiamo con il motivo come vi avevo già fatto vedere per le maniche, ve lo ricordo, quindi 2 catenelle, salto un punto, nell'altro punto faccio un punto basso, 2 catenelle, salto un punto e nel successivo punto alto, ancora 2 catenelle, questo lo faccio per 3 volte, salto un punto, punto basso, 2 catenelle, punto alto, salto 1 e faccio il punto alto nel successivo. Vedete? Abbiamo fatto due motivi, facciamo l'ultimo, 2 catenelle, salto un punto, vado nel successivo con il punto basso, 2 catenelle, 1, 2, punto alto e faccio altri 5 punti alti, devo averne 6. E fin dei conti è tutto qui. 2, 4, 6, ne ho fatto uno in più. È tutto qui, praticamente sono 6 punti alti, gli 11 punti del motivo, che sono le 2 catenelle, il punto basso e il punto alto, e i 6 punti alti. Fatti gli altri 6 punti alti, ripetiamo semplicemente il motivo. Questo per tutto il giro. Quindi punto basso, saltando un punto, il punto alto, 2 catenelle, punto basso, 2 catenelle e punto alto, saltando un punto. E questo lo fate fino alla fine del giro. Finite i 3 motivi, perché sono 3 effettivamente, fate le 6 maglie alte finali. Qui siamo a 2, vedete, 1, 2 e 3, effettivamente siamo già al terzo, e facciamo i 6 punti alti. Proseguite così fino alla fine del giro. Quindi finito il giro, vi faccio vedere la fine perché non ci ho pensato di farvelo vedere. Praticamente fatto l'ultimo punto basso, vedete? Fatto l'ultimo punto basso ci rimane appunto un punto libero, facciamo le 2 catenelle e ci attacchiamo al primo punto alto. Se avete fatto bene i calcoli sul multiplo dovreste finire così, in questo modo. Ora ripartiamo subito facendo il primo punto sempre nello stesso modo, fatelo come lo avete fatto finora, e poi i 5 punti alti successivi, quindi punti alti sui punti alti sempre. E dopo le 3 catenelle, 1, 2, 3, filo sull'uncinetto, salto tutta la parte con le 2 catenelle e il punto basso e vado sul punto alto utile e faccio un punto alto, 3 catenelle e faccio il punto alto, 3 catenelle e faccio il punto alto,
e poi proseguo con tutti i punti alti e quando arrivo al motivo rifaccio la stessa cosa. Ora, per non dilungarmi troppo, io nei capitoli vi metterò l'inizio del punto delle maniche, in modo tale che voi potete tornare indietro e vedervelo, perché nel successivo giro praticamente dovete fare il punto basso sulle catenelle e il punto alto sul punto alto con la distanza delle 2 catenelle. Non è difficile, se volete ve lo andate a rivedere nelle maniche, così il video non dura troppo. E andate avanti così finché vi piace. Io adesso andrò avanti per un po', quando riterrò, provandomelo anche, che il bordo mi è sufficiente così, mi fermerò e vi farò vedere e vi darò la mia misura. Quindi ci rivediamo quando il bordo sarà finito per cominciare a lavorare le maniche. Ho terminato il bordo, come potete vedere, ho fatto praticamente 3 volte il motivo, quindi 2 giri, 2 giri, 2 giri, poi ho fatto un giro di tutte maglie alte e un giro di tutte maglie basse, in modo tale da rifinirlo, e questo è il risultato. Nel frattempo io ho anche finito la prima manica, che come potete vedere ha ripreso appunto il disegno che avevamo fatto nel top down. Questa manica potete farla anche manica corta, viene molto bella lo stesso, o a 3/4, oppure potete fare delle diminuzioni da entrambi i lati del motivo per poterla fare più stretta. Io l'ho lasciata larga perché mi piaceva proprio questo stile con questo tipo di modello di blusa, e ho fatto la stessa cosa del bordo, un giro di tutte maglie alte e un giro di maglie basse, e ho terminato la mia manica ed è venuta così. Per fare questo, a differenza del corpo, che potete comunque lavorare come la manica, io ho fatto giri di andata e di ritorno, altrimenti il disegno si sarebbe comunque spostato a spirale. È normalissimo, nei lavori a maglia alta in circolare il lavoro si sposta se non facciamo giri di andata e di ritorno, oppure non usiamo delle tecniche di presa del punto in maniera particolare. Però volevo che fosse un progetto semplice, quindi non ho aggiunto tecniche più complicate, ma semplicemente giri di andata e di ritorno, e questo è il risultato. È venuta bellissima secondo me, e poi vedremo il risultato finale. Ora, per recuperare le maglie della manica, vedete, noi eravamo rimasti così. Di solito io le recupero sotto, in questo caso no, approfitterò del disegno aperto, così anche se dovesse esserci qualche imperfezione nella chiusura, sapete, con il punto alto è sempre un po' un'incognita, se succede qualcosa bisogna sfilare perché magari si nota. In questo caso approfittiamo del disegno aperto ed entriamo nell'ultima maglia alta dell'ultimo motivo, perché poi iniziano le maglie alte normali, quindi proprio qui, quindi abbiamo 1 2 3, qua io recupero la prima maglia, entro, faccio la mia catenella e semplicemente vado a fare una maglia alta un po' particolare, quindi allungo l'asola, vedete, dopo ve lo farò vedere un'altra volta. Con il dito medio blocco l'asola sull'uncinetto, quindi faccio in modo che non si muova più, ci passo l'uncinetto sotto come se avessi preso il filo per fare una maglia alta e prendo il filo, faccio questo. Praticamente adesso ho 2 asole come se avessi fatto parte della maglia alta e poi faccio la maglia alta. Questa è una finta maglia alta che si presta bene a questo tipo di lavoro, non si vedrà nulla, non si noterà niente, e è il modo migliore a mio avviso per poter fare questo tipo di progetto. Quindi ora avevamo fatto le 2 catenelle col punto basso, dobbiamo fare le 3 catenelle, 1 2 e 3 catenelle, e ora vado a recuperare tutti i punti, semplicemente perché nel top down abbiamo le maglie già recuperabili senza problemi, ce le troviamo a dritto e quindi le recuperiamo tutte. Quindi fatele tutte fino alla fine. Quando arriviamo al disegno ci rivediamo.
Fatte tutte le 48 maglie alte, arrivo al disegno, quindi faccio 3 catenelle, perché vi ricordate abbiamo le maglie bassa con le 2 catenelle, maglia alta, 3 catenelle e ci agganciamo alla prima maglia alta che avevamo realizzato, e avendola lavorata come vi ho fatto vedere abbiamo proprio le 2 asoline come in una maglia alta normale. In questo caso faccio punto bassissimo e giro il lavoro, ok? Giriamo il lavoro, giriamo dall'altra parte, così visto che ho il gomitolo da quella parte, giriamo il lavoro e facciamo la stessa cosa, quindi tiriamo un po' l'asolina, vedete? Adesso qua lo fermerò, tiriamo un po' l'asolina, ok? Ve lo faccio vedere piano piano, poi fermo con il medio l'asola, giro l'asola, aggancio il filo, esco come se stessi facendo proprio una maglia alta ed ecco fatto. Fatto questo, ora siamo nella parte del disegno dove dobbiamo fare 2 catenelle, punto basso e 2 catenelle. Ricordatevi solo nelle maniche che dovete praticamente fare giri di andata e di ritorno, in questo modo il disegno non si sposta, vi rimarrà perfettamente centrato nella spalla e nel braccio e non avrete problemi. E ora lavoriamo tutte le maglie alte normalmente fino ad arrivare alla fine del giro e che chiuderemo come abbiamo chiuso questo adesso, quindi nello stessissimo modo, punto bassissimo nella prima maglia alta realizzata, e poi giriamo il lavoro e continuiamo fino a quando la manica ci soddisfa, quindi ho manica corta, manica 3/4, manica lunga, come preferite, quello lo decidete voi. Nel caso questa maglia alta iniziale vi risultasse difficile da fare, potete utilizzare la tecnica che volete, non cambia nulla. A me piaceva l'idea di farla in questo modo perché è molto più somigliante a una maglia alta e non si vede l'inizio del giro in questo modo, vedete? Qui se noi guardiamo il disegno non c'è nulla di evidente di inizio giro, vedete? E anche qui io l'ho cominciato dallo stesso punto, ma adesso non vi saprei dire, sì, questa vedete è un po' più sottile, ma bisogna proprio guardarla con analizzarla. Io vedi, questo è il filetto che l'avevo lasciato per farvelo vedere e dove ho iniziato il lavoro, vedete? E questo è il risultato. Quindi voi andate avanti così, fate tutte maglie alte, finite il disegno, vi chiudete nella prima maglia alta col punto bassissimo, girate il lavoro e andate avanti fino alla fine. E un consiglio che poi vi darò anche quando farò l'indosso, lo ripeterò: se lavorate con un filato unico a tinta unita è conveniente fare giri di andata e ritorno anche nel corpo della maglia, perché potrebbe notarsi la differenza. Se invece quella differenza tra manica e corpo vi piace, allora fate pure come ho fatto io, cioè tutto a dritto il corpo e dritto e rovescio la manica. Come vedete non c'è tutta questa differenza perché il filato maschera, ma nel caso di un filato a tinta unita potrebbe essere evidente, potrebbe darvi fastidio. Però questi suggerimenti poi ve li darò ancora una volta nell'indosso finale. Quindi arriviamo fino a questo punto che vi faccio vedere come fare il giro di punto alto, il punto basso, e così abbiamo finito la nostra blusa già primaverile. Sono arrivata quasi alla fine del giro, vi mostro come chiudere questo giro qui. Vedete, noi avevamo fatto 2 motivi, ora ci manca il terzo da fare: 2 catenelle, maglia bassa, 2 catenelle e ci andiamo a chiudere nella finta maglia alta che avevamo realizzato. Vedete che ha questo tipo nodino, è proprio come una maglia alta, vedete? Entriamo. Se fate fatica aiutatevi appunto dall'uncino dell'uncinetto e chiudete. Prima di fare la maglia alta girate il lavoro, ve la faccio rivedere e ripeto, se volete usarla bene, altrimenti potete fare come siete abituate,
quindi allungo un po' l'asola, mantengo, giro, questa è la finta maglia alta, che però somiglia molto di più a una maglia alta piuttosto che le 3 catenelle. Oppure potete continuare con i 2 punti bassi uno sull'altro, o un punto basso e una catenella o 2 catenelle, come preferite. Fatta questa, 3 catenelle, perché ci corrispondono le 3 catenelle, e fate il punto alto, scusate. Perché ho fatto così? Perché avendo iniziato la maglia alta, dove abbiamo poi le catenelle da fare, è più facile trovare il punto, invece di stare ogni volta a contare, trovare il punto dove bisogna agganciarsi come maglia alta, perché poi le altre sono catenelle e si vede piuttosto bene. Vedete? E andate avanti, è molto semplice, dovete solo ricordarvi di girare il lavoro ogni volta. Girando il lavoro ogni volta il disegno sul braccio rimane centrato, e anche esteticamente sarà più bello, altrimenti il disegno vi farà una sorta di spirale sul braccio, girerà. Quindi ci vediamo quando siamo quasi alla fine per fare l'ultima parte, tutto punto alto e punto basso. Bene, ho finito i giri della mia manica e ora devo fare appunto il giro di tutto punto alto e poi tutto punto basso. Vi faccio vedere il giro per fare tutti i punti alti, e questo io l'ho fatto anche nel bordo. Quindi io parto sempre girando il lavoro, ovviamente con la finta maglia alta, facciamo la finta maglia alta, e poi invece di fare le 3 catenelle il punto alto facciamo una maglia alta, un'altra maglia alta nel punto basso e un'altra maglia alta nello spazio delle 2 catenelle. Alla fine nel disegno, sul disegno, noi avremo 11 punti alti, quindi ora facciamo tutti i punti alti sui punti alti e poi vi faccio vedere come si fanno le maglie alte sul disegno. Lo faccio solo per scrupolo, immagino che abbiate già capito, però per non lasciare nulla al caso vi faccio vedere anche dall'altra parte come realizzare le maglie alte sul disegno, in modo tale da avere questo mini bordino che vi definisce di più la manica. Arrivata al mio ultimo punto alto di tutti i 48 punti alti che avevo, faccio la stessa cosa. Quindi nel disegno io vado cercate di finire la vostra manica a questo punto, perché sarà più facile recuperare le maglie alte. Altrimenti, comunque, nel caso abbiate finito con le 3 catenelle, quindi siete arrivati che non avete le 2 catenelle, il punto basso e le 2 catenelle, ma le 3 catenelle, fate semplicemente 3 punti alti, quello che andiamo a fare anche noi, perché ne facciamo uno sulle 2 catenelle, uno sul punto basso e uno nelle 2 catenelle. Se aveste avuto 3 catenelle avreste fatto comunque 3 punti alti. E poi punto alto, dove c'è il punto alto, quello non cambia nulla, è uguale qui, quindi sono alla fine, se li contate nel disegno avrete 11 maglie alte, e a quel punto ora non vi rimane che fare siamo arrivati, abbiamo fatto tutti i punti alti, sono arrivata alla mia prima finta maglia alta, dove vado a chiudere con un punto bassissimo. Chiuso col punto bassissimo, io rigiro il lavoro e adesso semplicemente riparto con una catenella. Ah no, scusate, io non lo giro il lavoro, è vero, neanche di là l'ho girato, perché voglio che il punto basso nella manica mi si veda dal diritto e non dal rovescio. Se io girassi il lavoro lo avrei al rovescio. Voi vedete dove siete arrivati voi e quanti giri siete arrivati. Se il punto basso vi corrisponde andando nello stesso verso, nella parte dentro, potete girare il lavoro. Se invece vi corrisponde come a me nella parte esterna, non girate il lavoro, perlomeno io faccio così. Quindi rifaccio una catenella e un punto basso nello stesso punto, e semplicemente adesso si tratta solo di fare punto basso sopra ogni punto alto, sopra ogni punto.
solamente è un'ulteriore definizione del bordo. A quel punto chiuderò il lavoro e andrò a rifinire il collo. Arrivata all'ultimo punto, invece di chiudere il lavoro con il punto bassissimo, io ho tirato il filo, praticamente sono uscita dal punto e rientro nel centro del punto dove avrei dovuto chiudere, quindi il primo punto basso del giro, passo sotto il punto realizzato e ripasso qui, se no vedete siamo passati in uno solo, passiamo anche nel secondo e abbiamo ricreato, vedete, non si vede nulla. Ora blocchiamo e possiamo rifinire il collo e la blusa è terminata, perché non ha neanche una cucitura, quindi fatta, finita e indossata, ovviamente prima lavata. Quindi terminate le due maniche, non riesco a farvelo vedere bene perché ovviamente ho un tavolino piccolo e la telecamera è molto vicina, però abbiamo questa blusa. Il collo, come vedete, non è non è rifinito, anche se non è male, cioè alla fine non è un brutto collo, ma io lo preferisco un pochino più rifinito, anche perché essendo molto largo non vorrei che poi a lungo andare cedesse un po', e la blusa non è proprio leggerissima. Dopo vi dico quanta lana ho utilizzato, faccio i conti. Vi ricordo che la Valeria di Roma Fresh è un acrilico 100%, una fettuccia, però non è proprio leggerissima, non è neanche pesante, è molto piacevole, direi, fresca. Quindi ora si tratta di recuperare le maglie del collo. Approfittiamo dove abbiamo questo punto qui, io inizierò da questa parte, la farò essere il mio dietro. Poi potete iniziare dove volete, alla fine non si vedrà nulla. Quindi entrate in una qualunque maglia alta, ricordatevi che qui avete la catenella, quindi quando voi andrete ad entrare entrerete nel filino che vi avanza delle maglie lavorate, ma se preferite un lavoro che tiri meno, perché questo, ripeto, essendo una fettuccia non è come un cotone o una lana, tende a rimanere come la lasciate, non è elastica, quindi potete anche entrare tra le maglie alte in questo modo. Scusate, non ho preso bene il filo. Quindi entrate proprio tra le maglie alte facendo un lavoro differente dal solito. Io con entrambe le codine andrò a fare la catenella in modo tale da fare una sorta di nodo, poi mollo la codina corta portandomela dietro e nascondendola già nel lavoro, e vado avanti a fare maglie basse tra le due maglie alte in questo modo qui, vedete? Quindi nascondo anche le codine. Qui abbiamo l'aumento, faccio la stessissima cosa e semplicemente si tratta di lavorare qui. Qua c'era la catenella tra le maglie alte, vedete? Non vado a lavorare sul filino con il rischio che, essendo una fettuccia, non essendo elastica, a lungo andare con il peso della maglia stessa, questo filino, l'unico che abbiamo a disposizione della catenella, possa cedere. In questo modo noi rendiamo possibile un utilizzo più duraturo della maglia senza il rischio che si allarghi il punto, vedete? Vedete? Bene, arrivata alla fine del giro, mi piace così com'è, non voglio fare un nuovo giro perché poi verrebbe sicuramente non di mio gusto, però voi se volete potete andare avanti. Taglio il filo prima di chiudere nell'ultimo punto e faccio la stessa cosa che ho fatto nella manica. Prendo un ago da lana, prendiamo questo che prima ho preso quello di plastica ma è scomodissimo a mio avviso. Ok,
mettiamo il filo nell'asola e andiamo a ricreare il punto in modo tale che non faccia lo scalino semplicemente. Quindi entriamo nella costa retro, questo è il punto dove devo rientrare. Qui eravamo entrati praticamente con una sola asola, ora entriamo in entrambe, ecco qua, altrimenti si nota, vedete? E non si nota nulla, non abbiamo nessuna chiusura. Adesso semplicemente sta nel bloccare il filo in un po' di punti e poi abbiamo finito la nostra blusa e finalmente la pubblicherò. Facciamo un passaggio in tutto il ricorso. E siamo arrivati alla fine del tutorial. Come potete vedere, questa è la blusa indossata, eccola qua, non ha cuciture, lo sapete, e non vi dirò molto in questo fine video, perché comunque nel tutorial vi ho spiegato tutto, anche come adattare a una taglia differente, adattare a un altro filato, eccetera. L'unica cosa che vi voglio ricordare è che se utilizzate un filato a tinta unica, probabilmente vi conviene fare giri di andata e ritorno anche nel corpo e non solo nelle maniche, perché come vedete il nostro disegno è perfettamente lineare. Queste sono le maniche e questa è la nostra blusa. Se vi è piaciuto il video datemi un mi piace e ci vediamo presto.